Per un Rasta, Babilonia significa tutto quello che è sbagliato, lo stile di vita sbagliato, le azioni sbagliate, il modo di vivere sbagliato. I rastafariani rifiutano Babilonia come concetto, il concetto della superficialità, aspirano ad una vita semplice nella natura ed è per questo che molti di loro si nascondono, comunque si rifugiano nelle colline ed è lì che dobbiamo andare. I say Babylon you're gone, Babylon you're gone, Babylon you're gone, now you're true. L'erba rende le cose un po' più luminose, sì. Credimi, ci riesce. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Yeah. Non credo potessimo trovare un ritratto più perfetto di questo che riassuma i luoghi comuni del Rasta, del rastafarianesimo. Questo ragazzo davanti a noi si sta sistemando i dreadlocks mentre fuma ganja. Ma questa è semplicemente la superficie di un movimento, di uno stile di vita per tanti, di una religione che ispira milioni di persone in tutto il mondo. E noi ovviamente non potevamo che venire alla radice del rastafarianesimo, ovvero in Giamaica, per scoprirlo insieme a voi. Ma adesso vi racconto un po' di più. Tutto è nato negli anni 30, quando la Giamaica era una colonia britannica e la maggior parte della popolazione discendeva dagli schiavi africani deportati qui per lavorare nelle piantagioni. Senza terra, senza diritti, senza un'identità riconosciuta, gli afro-giamaicani cercavano un senso di appartenenza. Ed è in quel contesto che nasce il rastafarianesimo. Ma la scintilla arriva da un uomo, Marcus Garvey. Era un attivista che predicava l'orgoglio africano e il ritorno alla madrepatria. Diceva: guardate verso l'Africa, perché presto un re nero sarà incoronato. Ed esattamente nel 1930 la sua profezia si avverò. In Etiopia un uomo chiamato Rastafari Makonnen venne incoronato imperatore con il nome di Haile Selassie I. Per molti in Giamaica questo non fu un semplice evento storico, fu la conferma della profezia di Garvey, un segno divino. E per i primi rastafariani Haile Selassie divenne Jah, ovvero il Dio incarnato, e l'Etiopia divenne la terra promessa. Ma mentre sognavano un ritorno in Africa, i Rasta iniziarono a creare la loro comunità proprio in Giamaica, basando il loro movimento sul rifiuto totale di Babilonia, ovvero del sistema occidentale e del materialismo, trovando poi nella ganja un sacramento per la meditazione e nel reggae la voce della loro lotta. Oggi il rastafarianesimo è molto più di un movimento giamaicano, è un simbolo ormai diventato globale di libertà, resistenza e ritorno alle radici. Ma chi sono veramente i rastafariani e cosa significa per loro la felicità? Beh, per scoprirlo questa volta dobbiamo iniziare dalla loro acconciatura. I nostri dreadlocks sono le nostre antenne. È così che ci sintonizziamo con la natura, o come ci connettiamo quando siamo l'uno lontano dall'altro. Dobbiamo essere connessi gli uni agli altri. Proprio come le frequenze e le antenne permettono al telefono di funzionare. La nostra energia funziona allo stesso modo. Queste sono le nostre antenne per connetterci con tutto ciò che ci circonda nella natura. Essere Rastafari significa vedere il mondo come un tutt'uno. Non siamo separati dalla Terra. Siamo parte della sua stessa energia. I nostri dreadlocks sono il simbolo di questa connessione.
un modo per elevare noi stessi e dimostrare che la pace è possibile. Ci sono tanti modi per esprimersi, ognuno a modo suo. Il rastafarianesimo può trasformare la tua vita e tutto il resto. È uno stile di vita che riguarda tutto, dal cibo che mangiamo a ciò che assimiliamo ogni giorno. Non è solo cibo, ma è anche ciò che guardiamo, ascoltiamo, viviamo. Ogni cosa a cui ci esponiamo ha un effetto su di noi. Per questo, come rastafariani, scegliamo solo ciò che è puro, aria pulita, la brezza. Ecco perché diciamo che il ritorno alla natura è essenziale per connettersi con noi stessi. Spazi incontaminati, fiumi, foreste, montagne. È lì che ci riconnettiamo con noi stessi. Perché ricorda che il popolo africano viene per lo più da zone di giungla, dove c'è aria pulita. Niente macchine, niente camion. Niente di niente, e questo ti dà una vita più lunga. Ed è questo che vogliamo, una vita lunga e in salute. E preservare madre terra. Sai, è semplice. Nulla di che. È affascinante come ogni angolo di questa città gridi con orgoglio le origini africane dei rastafariani. Infatti vediamo dappertutto le bandiere simili Etiopia, i ritratti di Haile Selassie, che è stato l'imperatore storico dell'Etiopia. Per loro l'incarnazione di Jah, il dio per loro che venerano ogni giorno. E beh, qui capiamo che questa non è la loro terra. La loro terra promessa è l'Africa e loro vogliono tornarci. L'Etiopia è la terra promessa. Il motivo è che Haile Selassie siede sul trono della dinastia di Re Davide. Secondo la profezia, l'Onnipotente ha promesso che dalla tribù di Giuda verrà la liberazione, che spezzerà le catene e libererà i prigionieri. Quindi stiamo rispondendo all'espressione biblica che la terra di Giuda spezzerà tutte le catene e libererà i prigionieri. Lo vediamo anche nell'Apocalisse. Tracciando la discendenza di Re Davide, scopriamo che Haile Selassie è il compimento di questa promessa. Ti piacerebbe tornare lì un giorno? Speri di tornare? Prima di tornare in Etiopia bisogna prepararsi. È un percorso in cui serve una mente limpida, un cuore puro e la consapevolezza di dove stai andando. Io so come fare, sai? Sì, lo so. Questo mi sembra il momento perfetto in cui vi racconto perché i rastafariani non riconoscono la bandiera della Giamaica, ma hanno la loro, come potete vedere, che è similissima a quella dell'Etiopia, quindi colore verde che rappresenta l'Africa, la loro terra promessa, il giallo che è il sole e il rosso che rappresenta i martiri che sono morti per difendere i diritti dei rastafariani. Come potete vedere, ne vanno veramente fieri. So perché c'è mano che appeal to. A me appeal poi in Jamaica. In Montego Bay. Yeah. Avessi capito qualcosa ve lo racconterei, però purtroppo quando parlano in patois, ovvero nel loro slang, capisco veramente poco, perché è un inglese totalmente diverso da quello che conosciamo noi ovviamente, ma i Rasta sono andati oltre. Pensate che è super affascinante il modo in cui parlano. Anche nel linguaggio loro vogliono esprimere la comunione, l'unione con il mondo. Per esempio non dicono we, ovvero noi, dicono I, io e io, cioè siamo la stessa cosa. Oppure un'altra cosa molto, molto curiosa è che loro evitano di dire understand, che vuol dire in inglese comprendere, mentre loro dicono overstand. Oppure non dicono hello, perché dentro la parola c'è hell, che è l'inferno. Quello che vi volevo far capire è che nel linguaggio rastafariano le parole hanno un'energia, hanno un potere e rispecchiano esattamente la loro filosofia di vita. Ecco, a proposito di cibo, abbiamo detto all'inizio che il rastafarianesimo non è proprio una religione, ma bensì uno stile di vita. Perché è importante sottolinearlo? Beh, perché come avete visto i Rasta seguono una dieta ben specifica, si chiama Aital, che prende il nome da Vital, ovvero mangiano tutto ciò che è vivo. Non mangiano carne, non mangiano sale marino, non mangiano tutto ciò che è processato, prodotti industriali, perché vogliono mantenere il loro corpo sano e puro. Per loro il corpo è il tempio che gli ha dato Dio e quindi non lo devono sporcare, come per loro buttare della cartaccia dentro un fiume sacro. Ecco, questo è il concetto per loro fondamentale, non sporcare il loro tempio. Adesso vorrei chiedere a qualcuno di questi venditori
cos'è per lui il mangiare, cos'è per lui alimentare questo corpo. La vitalità Rastafari è una vitalità pura e noi seguiamo il concetto, o meglio, l'iocetto, come direbbero i Rastafari, del mangiare sano per promuovere una vita sana. Questo nasce dal fondamento di trattare il corpo come tempio dell'Onnipotente. Quindi dobbiamo mantenere il nostro tempio pulito per poter accogliere le vie dell'Onnipotente. E questo aiuta anche la cognizione per la nostra mente, per proiettare i pensieri giusti, per pensare le cose giuste, sai? E vivere uno stile di vita sano. Quindi, quando il nostro corpo è nutrito con cibi alcalini, è difficile ammalarsi al punto di dover andare dal dottore oppure andare in farmacia per prendere le medicine. Sai, ecco perché ci nutriamo dalla terra. Mangiamo le piante, quelle sono le nostre medicine. Quindi invece di aspettare di ammalarci e poi andare dal dottore per guarire, mangiamo il cibo giusto per prevenire la malattia. Ma per capire per davvero i rastafariani c'è una parola che dobbiamo conoscere bene: Babilonia. Per loro non vuol dire solo un luogo da cui scappare, ma è un'idea, un sistema, una prigione invisibile in cui viviamo tutti senza nemmeno accorgercene. Questa società, sì, è un tipo di Babilonia. Per un Rastafari, Babilonia significa tutto quello che è sbagliato. Lo stile di vita sbagliato, le azioni sbagliate, il modo di vivere sbagliato. Quindi qualsiasi cosa negativa. Se fai cose sbagliate, che tu sia nero o bianco, è Babilonia. Ora stiamo guardando le forze oscure del sistema Babilonia, che per noi è il male. Quindi noi, come Rastafari, scegliamo di vivere più vicini all'Altissimo, immersi nella natura, tra alberi, uccelli e un ambiente puro. Questo si rifà al concetto di Hyrix, la connessione spirituale degli antichi Rastafari. Quindi la naturalità è la bontà di io come Rastafari, che proviene dal giardino della creazione, che è l'Etiopia, che nelle scritture sarebbe chiamato Eden. Vediamo questo giardino come il luogo più puro, il simbolo della speranza e della felicità. Per questo ci definiamo Rastafari vitali, seguaci degli antichi insegnamenti di Hyrix, coloro che camminano attraverso il giardino. Rifiutiamo la modernizzazione, che ci allontana dalla creazione naturale. Diciamo che è un sistema di Babilonia. Come puoi vivere a Babilonia? Siamo nati e cresciuti dentro un sistema che ha colonizzato i nostri antenati. Questo è il sistema in cui siamo nati, in cui siamo cresciuti e dobbiamo sopravvivere nel sistema. Quindi, crescendo in questo modo, noi giovani Rastafari, attraverso la madre, la casa e il sistema scolastico, ci rendiamo conto che non siamo accettati. Senza accesso all'istruzione, senza un lavoro, senza un ruolo riconosciuto, molti di noi diventano Rastafari. Quindi dobbiamo creare la nostra economia per sopravvivere da soli. Diventiamo quelli che voi chiamate imprenditori, artigiani, sai, persone creative che vogliono sopravvivere a Babilonia. Ecco, se c'è una cosa su cui tutti i rastafariani sono d'accordo, è questa: Babilonia non è il loro posto. Non è sicuramente qui che troveremo le nostre risposte, perché in realtà tutto ciò che vediamo è Babilonia. I rastafariani rifiutano Babilonia come concetto, il concetto della superficialità, della corruzione, dei soldi, della divisione. Loro aspirano ad una vita semplice nella natura ed è per questo che molti di loro si nascondono, comunque si rifugiano nelle colline, ed è lì che dobbiamo andare. E così in qualche modo troviamo un giovane rasta che accetta di accompagnarci nella sua comunità nascosta nelle montagne. O almeno speriamo di arrivarci. Cosa significa bomboclat? Questo è bomboclat, una maledizione! Che diavolo sta facendo quel fratello qui, amico? Perché stai guidando così, fratello? Oh mio Dio, sta guidando come un pazzo! Che problema ha? Accidenti! Bomboclat! Ogni giorno diciamo sempre oh, bomboclat! È come un'espressione per manifestare la tua energia, i tuoi sentimenti, tristezza, felicità. Dipende dai tuoi sentimenti. Sì, dipende Può essere usata in diverse occasioni, sì. Esatto, sì, così. È difficilissimo spiegarvi
cosa voglia dire Bombo Cloud, perché cambia significato a seconda del tuo stato d'animo, a seconda della situazione, però loro lo usano in qualsiasi situazione. Siamo arrivati. Questo è uno dei tanti villaggi segreti dei Rasta. È proprio qui che uomini e donne Rasta si rifugiano per scappare dalle distrazioni, dalle interferenze della città, come abbiamo detto, da Babilonia. Qui riescono a ritrovare la vera connessione con la natura, che è proprio uno dei pilastri fondamentali del rastafarianesimo, ovvero vivere a contatto stretto con la natura. Infatti noi adesso stiamo andando un po' più su, sulle colline, perché ci hanno detto che c'è una coppia che sta dedicando tutta la loro vita a divulgare tutti i benefici della pianta sacra per i Rasta, ovvero la ganja. Andiamo. Comunque non voglio cercare di convincervi che per i Rasta la ganja non abbia un uso ricreativo, però voglio almeno spiegarvi che è molto di più. Pensate che per loro è una pianta così sacra, così spirituale, che ha sempre servito l'uomo. Anzi, loro riconoscono un salmo, il Salmo 104, in cui già Dio dice che fa crescere la pianta per servire l'uomo. E per loro è proprio la marijuana, per loro non c'è nessun dubbio, ed è per questo che la venerano praticamente. Ora stiamo andando a casa di questi signori che stanno dedicando la loro vita a questa pianta, per capire che per loro è il ponte tra il corpo e lo spirito. Sicuramente loro ce lo spiegheranno meglio, ma volevo almeno prepararvi. Approcciamoci in questo modo. Queste stanno diventando più grandi. Sviluppa la mente a pensare con saggezza al Creatore Onnipotente. Dobbiamo preservare questa tradizione ancestrale. Non possiamo ignorarla perché non vogliamo disobbedire allo Spirito Santo. Ci è stato insegnato che questa è un'erba sacra fin dall'antichità. Tutte le antiche civiltà del mondo la conoscevano. E come la assumi? La fumi? Beh, ho fumato per così tanti anni che ora prendo solo l'olio e lo bevo. Sì, ho fumato tanto e non credo che dovrei continuare a fumare troppo col passare degli anni per proteggere i miei polmoni. Sì. Ma faccio un sacco di vaporizzazione con il celum. Poi lo vaporizzo senza accenderlo. So tutto al riguardo. E mi faccio un tiro. Ora prendo solo l'olio e i tè. O posso prenderne un pezzo e masticarlo così. Quando mi va di masticarlo mi sento bene, perché è un'esperienza spirituale. Eleva la coscienza e rafforza la connessione con la rettitudine. Quindi anche se sono qui ora potrei prenderne un pezzo e masticarlo, perché mi sentirei di farlo in quel momento. E cosa ne pensa del fatto che quasi in tutto il mondo quest'erba sia stata demonizzata nell'ultimo secolo? È una pianta naturale, quindi perché non dovrebbe essere libera? E se non dovesse esserlo, perché? Cosa succede se non è libera? Perché? Perché? Cosa c'è di sbagliato in questa pianta? Che cos'ha? Come puoi fermare una pianta? Io credo che questa pianta apra le facoltà morali e spirituali del nostro essere. Ci sono altre erbe che hanno effetti simili, ma questa è speciale. E perché questa viene perseguitata mentre il tabacco è libero? Cosa c'è di così benedetto nel tabacco? Perché questa non è un'erba benedetta? Ce lo può dire qualcuno? Può dirci perché è demonizzata? Perché io non voglio nemmeno usare la parola demonizzata. È una bestemmia pensare a una pianta naturale come... Cosa? No. È solo che dobbiamo sapere come prenderla. Non troppo spesso, perché alcune persone fumano troppo spesso, sai, quando non è necessario. Tipo, per esempio, penso che fumare 3 volte al giorno sarebbe giusto. Una per colazione, una per pranzo e una per cena. E apre l'appetito, te lo dico io. Una dieta equilibrata? Sì, certo. Ma qualsiasi cosa, se è troppo, non fa mai bene. Troppo di una cosa sola, no. Dobbiamo imparare a bilanciarci nel prendere l'erba.
Ma è una buona pianta e Leo e io la consiglio al mondo come una pianta buona, come medicinale e per lo spirito. Mi siedo a chiacchierare anche con il marito della signora, che per un'ora intera mi racconta tante storie di cui però io faccio davvero fatica a trovarne il senso. Sai, spera che arrivi alla distruzione, che vada in distruzione, sai, perché Dio ha creato tutto sulla terra. Vedendo le stelle, la luna, il sole, tutte queste cose, è la prova degli eventi. Quindi Babilonia significa sviarti. Questo significa sviarti, è la cosa più lontana dalla nostra giustizia, più lontana dalla giustizia. Hai messo troppa erba lì dentro. Sì. Ogni scatto racconta una storia e per raccontarla non serve qualcosa di nuovo, ma qualcosa di giusto. Nel mondo di RC e foto, il più grande mercato di usato garantito d'Italia, ogni fotocamera ha già vissuto avventure straordinarie ed è pronta per nuove mani. Con oltre 18.000 macchine e obiettivi testati e garantiti, troverai sempre ciò che cerchi. In più ogni settimana troverai 1500 nuovi arrivi su rcfoto.com. E come nuova qui vuol dire davvero perfetta. 2 anni di garanzia, qualità certificata e in descrizione sotto al video vi ho lasciato un codice sconto solo per voi. Comprare su RCE è facile, ma lo è anche vendere. Se hai una fotocamera o un obiettivo che non usi più, puoi venderlo subito con pagamento immediato, oppure scambiarlo in permuta con un nuovo modello o un altro articolo usato. E scegliere l'usato non è solo una questione economica, ma soprattutto una scelta sostenibile, perché ogni fotocamera, ogni obiettivo che trova una seconda vita riduce l'impatto ambientale, evita sprechi e allunga il ciclo di vita di prodotti di altissimo livello. Il mondo è pieno di storie incredibili. Cattura la tua su rcfoto.com. Qui, lontano da Babilonia, la vera ricchezza chiaramente non è nei soldi, ma nella terra che nutre. Il vero potere non è nel controllo, ma nella connessione con Jah. Coltivano il cibo che mangiano, usano la ganja per meditare e vivono seguendo il ritmo della natura e non quello imposto dalla società. Guardandoli immersi in questa pace, in questo equilibrio, viene da chiedersi chi è davvero libero? Chi vive nel mondo moderno sempre più veloce, sempre più ansioso, o loro che hanno scelto di rallentare, di ritrovare ciò che davvero conta? Proverò a cercare le risposte chiacchierando con il leader della comunità. Non abbiamo scelto di vivere in Babilonia. I nostri antenati furono strappati dall'Africa e portati qui con la forza. È successo 400 anni fa. Deportati in Giamaica e ridotti in schiavitù. Qui hanno creato le nostre famiglie. Ora vorremmo tornare a casa, ma il governo democratico non vuole che lasciamo la Giamaica. Capisci? Vogliono tenerci qui e usarci come uno strumento quando c'è del lavoro da fare. Se dovesse spiegare l'amore universale a qualcuno che non lo capisce, cosa direbbe? Come definirebbe l'amore universale? Amore universale? Non so niente dell'amore universale. Io conosco solo il vero amore. Mi capisci? Sì, il vero amore. Da quando questo amore universale è arrivato, molte persone sono state uccise su quest'isola. Tu lo sapevi? Da quando è arrivato l'amore universale, ho visto più persone essere uccise su quest'isola. Ma il vero amore non uccide le persone. No, ti unisci e vivi nell'amore, l'uno con l'altro, nel vero amore. Qual è il significato di Zion? Zion è un posto di gioia e felicità. Sì, niente dolori, solo gioia, canti e lodi e gratitudine. E lo viviamo anche nei nostri cieli interiori, sai, dentro di noi. Quel luogo, Zion, può essere proprio qui. Qui, sì. Ti connetti con quella libertà di Zion e crei il tuo spazio interiore. Abbiamo un cerchio interiore in cui il Creatore ci guida, un luogo dove possiamo essere felici, liberi da pensieri negativi e sofferenze. Se arriva un problema, portiamo
Dio dentro di noi. È una pace interiore, una felicità interiore, un uomo libero dentro di sé. Non stai commettendo crimini e di sicuro non fai del male nel mondo. Sei un uomo libero dentro te stesso e vivi guardando in alto. L'erba ti aiuta? L'erba? L'erba rende le cose un po' più luminose, sì. Le rende un po' più luminose. Sì, ti sembra tutto molto più chiaro e facile quando usi della buona erba. Ecco la risposta che cercavo. Per i Rastafariani la felicità non è fuori, non è qualcosa che puoi possedere, ma piuttosto qualcosa che puoi sentire. E se puoi sentirla, significa che è sempre stata dentro di te. Solo che banalmente, distratti dal rumore del mondo, non ci fermiamo mai abbastanza a lungo per accorgercene o per sentirla. Credo di aver capito che per loro la felicità è semplicità, è il non aver bisogno di accumulare, di competere, di dimostrare qualcosa agli altri. Ma è svegliarsi con il sole, sapere che la terra ti darà ciò di cui hai bisogno. È il suono del tamburo, il ritmo della musica, il respiro della natura che ti circonda. E forse è proprio questo il punto. È solo quando smetti di cercare la felicità nei posti sbagliati che finalmente la trovi.